Mi guardi ma non sei più tu, una nave dispersa nel blu, mi lasci naufragare e sento di affogare. It's one of the world's most recognizable cities. Surreal. There's nothing like it. A place bustling with culture, food and history. And not surprisingly, tourists like me. Sento di affogare lontana da te. But many Venetians aren't happy with the city's iconic status. Per molte persone aprire la porta e trovarsi davanti a un muro di gente è ormai una realtà. Once the epitome of serenity, for aggrieved locals, the city is fast becoming unlivable. È una città appunto che dedica tutta se stessa alla monocultura turistica. Venice is at a crossroads, but are tourists really to blame? It's the height of the European summer, and I'm joining the morning rush to one of Italy's biggest tourist attractions, Venice. Each year, an estimated 6 million tourists visit this tiny water-bound city, and the vast majority come for only a day. But since April, day-tripping tourists have been forced to pay a €5 entry fee. Yes, just one day. Just for one day. Okay, thank you. The fee is only implemented on Venice's busiest days, like weekends. The aim is to encourage people to defer their trip and alleviate stress on the city. But on this day, it seems the entry fee hasn't deterred any crowds. This is one of hundreds of alleys around the city and it's a busy, busy Saturday. Mi chiedo vale la pena di restare qui abbracciati mentre il giorno non c'è più e la luna da lassù fa da specchio ai nostri baci. Venice's waterways are awash with boats, tourists and an endless stream of selfies. Lo sapore dell'amore. The famous Rialto Bridge is almost impassable. There's even lineups just to get a picture of it. But for newlyweds, Jonathan and Bella, Venice lives up to expectations. It's beautiful, it's amazing, it's something that we've never seen, but very, very touristy. Would you think twice about coming if you had to pay an entrance fee? Not really. It will just seem as though it's like an amusement park. If Venice is a theme park, then gondolas would be the main ride. And for gondoliers like Niccolo, tourists en masse is the price to pay for survival. E grazie al turista noi comunque mangiamo, perché loro comunque vengono a vedere questa città, vengono a mangiare nei nostri ristoranti, stare nei nostri hotel, stare nelle nostre gondole, quindi siamo molto orgogliosi, molto contenti. Niccolo is a fifth-generation gondolier. On a good day, he can make up to $2,500 Australian dollars. If there were no tourists, would your business survive? Secondo me no, questo business è solamente ormai per la gente, per i turisti, perché loro la vedono come una cosa abbagliante, mentre magari l'italiano un po' meno. And while the tourist dollar keeps the gondola tradition alive, it affects other Venetian icons very differently. Allora io mi alzo molto presto la mattina,
e vivo la città per andare al lavoro completamente vuota. Posso sentire i respiri della gente che dorme in casa, nelle finestre. Solo in quel momento la puoi vivere e sentire nel silenzio, nella quiete, nella pace. Venezia è straordinaria. It's 4 a.m. After 50 years, Andrea Vio is used to the early starts. Da quando gli altri vergimo qua, solo mettendo giù il banco, eccetera, ora che si alpese 3 ore. La mia famiglia, a cominciare da mio nonno, hanno cominciato qua insieme con mio papà e mio zio, più o meno negli anni 60. Venezia in quel momento viveva gli anni migliori. Venezia era proprio viva, piena di gente, piena di lavoro, di tutti i tipi. The Rialto markets have been a cornerstone of Venetian life for around 1600 years. Rialto per me e per la mia famiglia è la fonte di sostentamento, è importante. Io con il lavoro a Rialto sono riuscito a creare e mantenere una famiglia. Per Venezia Rialto è veramente il cuore. È il cuore veramente, è il cuore che pulsa. But that heartbeat is fading. What percentage of people who come to the markets do you think are tourists? 10-1. 10-1. Preferring to eat at restaurants, tourists just don't buy fish. The only thing they're taking away are photos and Andrea's income. La guida che mette tutti questi turisti davanti e stazionano davanti al banco, non consentendo al compratore di venire davanti e di fare quello che deve, non va bene. But strangely, Andrea's issue isn't tourists, it's tourism and its effect on Rialto. 70, 80, 60, qui saranno stati una quindicina di venditori. Attualmente qua ci sono 6 esercizi, 6, tra qua e là. A situation unlikely to change. Venetians are leaving the city because it's fast becoming unaffordable. Venezia ha grossi problemi di residenzialità, problemi di lavoro e il turismo accentua e in qualche modo amplifica tutte queste cose. As residents demand less, more tourists demand more. A constant stream of goods not only fuels the city, it employs thousands. It's estimated that tourism now accounts for around 85% of Venice's economy. I'm heading to Santa Margherita. It's a popular spot for locals. But naturally, they have to share the space. How would you describe what it's like to live in a tourist hotspot? Che non è sempre facile. Spesso mancano dei servizi che nelle altre città di tutto il mondo magari si danno per scontati. Ruggero Talon is a fifth-generation Venetian. He grew up near this piazza. A high school teacher by day, he's adamant things need to change.
più soldi porta questo turismo, più siamo dipendenti solo da quello, solo dai suoi soldi, e comunque c'è, e questo è già di per sé un aspetto negativo, tutto quello che sta fuori dal turismo, come fa a guadagnare? Se uno vuole fare il farmacista, se uno vuole fare il falegname, se uno vuole fare il pescatore. E quindi la città si impoverisce, perde tutte le sue attività, perde le possibilità di lavoro per i più giovani. It also means that everyday Venetians who keep the city afloat are being priced or pushed out. And ironically, it's these same people and their jobs that are part of the tourist attraction. You're a school teacher. How are you seeing the effect of all these changes in your classrooms? Le classi diminuiscono nelle scuole che restano aperte, ci sono alcune zone in cui non si raggiungono i numeri sufficienti per fare le elementari. Quando non ci sono i numeri per fare le classi elementari, quindi i bambini di 5 anni, vuol dire che c'è un problema. Do you think the entry fee will have an impact on tourist numbers? Pensare di chiudere Venezia è un pensiero atroce perché siamo una città aperta, non siamo un Luna Park. Il problema è che noi non dobbiamo pensare ai turisti, dobbiamo pensare ai cittadini. Since the launch of the entry fee, Ruggiero has been organising protests to fight against it. Perché vogliamo una città migliore, diversa, in cui poter vivere senza turismo di massa. Ruggiero's group, No Big Ships, has been fighting against mass tourism for decades. Questo posto per me è molto importante, per me e per noi, perché qui abbiamo svolto tutte le manifestazioni no grandi navi più importanti di questi 10 anni. The group believes cruise ships epitomise Venice's problems. Le grandi navi sono un modello di turismo sbagliato, inquinano ovunque, sono un problema per i nostri mari, per i nostri oceani. In 2021, after years of protests, the local government banned cruise ships docking in Venice. They now dock on the mainland and send day-tripping tourists by train. Chi è sceso in piazza contro le grandi navi non è mai sceso in questa riva solo contro le grandi navi. È l'esempio, è un modello di città che non accettiamo e che non vogliamo. No? È una città svuotata e mangiata dal turismo. Se vuoi possiamo proseguire. Where Ruggiero's fight is loud and visible, other Venetians opt for a more subtle form of dissent, like in the window of this bookshop. Questo contatore indica precisamente quanti sono i posti letto per turisti in questo momento nella città storica di Venezia. Appunto 50.621 sono i posti letto per turisti, sono ormai da un anno superiori al numero di residenti a Venezia, che ormai è sceso sotto i 50.000, forse anche sotto i 49.000. For many young Venetians, the choice to live in the city is now a political one. But the reality of finding a home is not easy. Hi! Hello! Hi, Nina. Kobe! Nice to see you. Come on up. Nina is a native Venetian and she's been looking for a rental property for over a year. Welcome Thank you, to the Nina. house and come and meet Flora. Her know. first move. Oh, you're such an angel. Today, under the watchful eye of Flora, she's asked me to help her move. Okay, so what can I take? Where to start? I mean, anything, really. Okay. Maybe this one. This is kind of good size box, and then... You know what? I can actually do this. Look, who's moved house before? Fantastic. Oh, thank you so much. My pleasure. Let's Thank go. you. My pleasure. Akin to a mate with a ute, Nina's enlisted her boat-owning friend Pat to help. Okay, I'm on. It used to be like really easy to find a place to rent and to live. But yeah, since a few years it's just impossible. That's because there's less homes available.
Landlords now focus on tourists because short-term rentals make twice as much as long-term ones. This is the new home. This is the new home. Okay. Okay, I'm going to throw. Ready? Yeah. Oh, no. No, don't. No. Don't. I can't get No, it there. like. Staying in Venice is a trend Nina is bucking. The compromise is having to accept whatever's on offer. Right. The door doesn't open properly. Great. Okay. You're in? Hold on. Yes. I'm in. And then we have to go upstairs. Hold on. Why was it so hard to find somewhere? Because Venetians just want to rent to tourists these days. So would you say you're competing with the tourists? Yes, definitely. There is a sort of like sense of competition, but also like that you're not really wanted. You know, you kind of like pushed away. Do you blame tourists for this problem? No, absolutely not. I think it's like the system and like the mayor, the city itself that sort of, is not protecting its inhabitants, really. The local council says it's trying to address residents' concerns. Along with the entry fee, tour groups are now limited to 25 people. But is that enough to make the city more livable for the average Venetian? E noi stiamo lavorando da anni ormai introducendo nuove misure per regolamentare il fenomeno turistico e provare a tutelare la specificità di una città che è unica nel suo genere e molto fragile. Venice's deputy mayor, Simone Venturini, is the public face of the city's tourist taming efforts. Welcome to Sala Stucchi, the most important hall in the palaces. Unbelievable. Yeah. Look at this room. Chandelier, Murano glass, so Murano it's very glass. Venetian. Here, 10 years ago, George Clooney and Amal had their wedding here, in this hall. No way. Yeah, of They course. got married right there, here. right there. Do you think the current tourism model is sustainable for residents of the city? Credo che ci sia ancora del lavoro da fare per riuscire in qualche modo a riallacciare il tessuto di comunità che in alcuni quartieri si è ovviamente interrotto a causa di un eccesso di offerta turistica, e quello che va detto è che dopo 50 anni di solo dibattiti su cosa fare intorno al turismo c'è finalmente un'amministrazione che sta provando a fare qualcosa e lo sta facendo con atti concreti. By concrete, he means the entry fee. È una sperimentazione, ma vediamo già dei risultati positivi. Possiamo già dire che stiamo ragionando per il prossimo anno per un periodo più lungo di sperimentazione e per una fee più alta, che potrebbe arrivare anche al massimo che possiamo applicare, che è quello di 10 euro. There are now less than 50,000 residents living in Venice. Does that concern you? Oggi il fenomeno riguarda l'invecchiamento della popolazione, che è un fenomeno europeo, un fenomeno italiano, e quindi oggi il decremento della popolazione del centro storico non ha a che fare con famiglie che fanno armi e bagagli e si spostano, anzi c'è più gente che viene a abitare a Venezia rispetto a quella che se ne va. This flies in the face of everything we've heard on this trip so far, and it does not explain the ongoing protests. I asked the deputy mayor how he felt about the unrest. It's just a small minority, angry minority, and they just like to play the part of the dying community, dying Venice. It's a good topic for the news. Ho una cosa meravigliosa da mostrarsi, ed è un documentario del 1964 che mostra tanti veneziani intervistati da un giornalista. Per Venezia è squillato in Italia il campanello d'allarme. La città è in pericolo. È un discorso che si va avanti da decenni. Sempre il solito lamento, Venezia sta morendo, nessuno fa niente e siamo fermi lì. Le ondate
ondate ricorrenti del turismo di massa corrodono le sue tradizioni di città. Has the problem changed or evolved since then? È cambiato il mondo, sono cambiati i numeri di quegli anni sono ovviamente centuplicati, ma le risposte ai problemi sono sostanzialmente gli stessi. Si dimostra che in questi 60 anni nessuno ha provato a cambiare le cose, ci stiamo provando ora, nonostante alcune persone insomma provino ad ostacolarci. I can see why he wanted to show me that video. It makes sense, but I'm not sure how I feel about the comparison. In 1964, Venice had 127,000 residents and 1.5 million tourists per year. That's a ratio of 12 tourists for every resident. Today, annual tourists outnumber residents over 100 to 1. The Deputy Mayor told us that protesters are just a small group of people who will protest about anything. What do you say to that? Forse il vice sindaco non ha un problema o non lo vede, ma io come faccio a costruire una famiglia qui se Venezia non esisterà più? Allora sono disposto a fare casino, sono assolutamente disposto a fare casino, a prendere le denunce, a prendere le multe, se mi è impedito di costruire una famiglia qui, di avere un figlio qui, di poter vivere qui. Se vedo la mia città morire, faccio casino, così come faccio tante altre cose. Coming up, Andrea and his family weigh up their future in Venice. Ma è sempre più difficile stare qui. But the fight is not dead. Non mi guardi, io non resisto, sogno solo i tuoi occhi blu. Se non ti guardo dentro impazzisco, ogni giorno sempre più. Mi basterebbe solo uno sguardo. I'm in Venice, a city caught between making money from tourists and keeping things livable for locals. Tu non mi guardi, io non so respirare più. Quando ti guardo in tutto il mondo ci sei solo tu. Ciao Andrea! Fishmonger Andrea has invited me over for dinner. Ecco dai, ti voglio far conoscere Daniela, mia moglie Daniela. Ecco Daniela, Kumi. Ciao Kumi. Ciao Daniela, piacere. Oh, grazie. Daniela is preparing a local specialty. I menù veneziani sono quasi tutti a base di pesce. Oggi ho preparato un sugo con le cozze, è molto semplice. Abbiamo anche un sugo diverso con le vongole. Vongole? Vongole, ok. Sono due gusti diversi, ma veneziani. If you don't mind me asking, what's it like to watch Andrea sort of struggle with his business? Il lavoro è sempre molto faticoso, ma dà meno soddisfazione, ok? In tutti i sensi, sia a livello umano, perché non c'è scambio con il veneziano, anche a livello economico sicuramente cambiano le cose, e dunque non lo so, forse resteremo noi, io e Andrea a Venezia, forse, se ce la faremo, ma è sempre più difficile stare qui. I'm so sorry, that must be really hard to imagine. Sì, perché io, ma anche Andrea, amiamo molto questa città e ha bisogno di qualcuno che la ami. Ma di amore vero adesso ce n'è poco. Per questa città ce n'è veramente poco. Or perhaps there's too much love from the tourists. Non è amore. No, è qualcos'altro, è curiosità, magari ci si innamora a Venezia, sì, ma poi poi si va via, ci si innamora a Venezia, ma poi si va. Ragazzi, ci siamo. As the afternoon fades, Andrea's friends and son Giole join us for dinner. Soon after, my spaghetti etiquette quickly becomes the talking point.
My mother wants to know where did you learn to eat spaghetti? Oh, is it good technique? Yeah. Oh, Apparently, I turned my fork the wrong way. which way do you go? Because I'm a left-hander. All right, perfetto. Andrea, if you could dream of the most perfect Venice in future, what would that look like? La Venezia bella sarebbe dove mio figlio potesse restare qui, se vuole. Questa è la Venezia bella, non è la Venezia in cui lui deve andare via per forza. Questa è la differenza. Do other young Venetians like you see a future here in Venice? Per cui sì, ti direi di sì, ma le persone che decidono di restare qui sono una minoranza, sono decisamente meno. Sì. How much more can the city take? Noi siamo già arrivati al limite. Sotto di qua la città perde la vita proprio. But no one here is going anywhere without a fight. Andiamo giù, via. They've even penned a song about their resistance. Si chiama Venezia se un plus. And in this band, father and son, determined to give a voice to a city on the brink. With global tourism set to double by 2050, the question now is what will Venice look like for the next generation? Quello che ci connota come persone è il fatto che noi amiamo Venezia ed è per questo che, come anche nella nostra canzone, bisogna lottare per poter vivere con la nostra gente, le nostre tradizioni. Una volta perso questo, noi stessi non siamo più nessuno, non esistiamo più. È come se svanissimo come persone.